emozionata perché, come avrete letto dal titolo del video, finalmente vi parlerò del mio viaggio in Giappone. Là ci ho lasciato un pezzo di cuore enorme, per cui sono sicura che mentre vi racconterò del mio viaggio, di come è stato organizzato il tour, dei posti che ho visitato, cosa ho mangiato, cosa mi ha colpito, ecco, sono sicura che mi emozionerò con voi. In realtà nella sezione community avevo scritto un post in cui vi chiedevo se avevate qualche curiosità, però mi sono state fatte poche domande, per cui niente, mentre vi racconterò del viaggio risponderò anche a quelle. Partirò dicendo che andare in Giappone per me era un grandissimo sogno. Mi sono appassionata al Giappone in età adolescenziale, coi manga e con gli anime. Infatti ho dei ricordi molto vividi di me incollata davanti allo schermo del televisore a guardare la Mu, Full Metal Panic, Inuyasha, Ranma e i classici come Sailor Moon, Dragon Ball, One Piece. Piano piano ho iniziato anche a collezionare manga e questa passione è cresciuta negli anni, tanto che la mia tesi di laurea ha riguardato lo studio Ghibli, che sicuramente conoscerete. In realtà, ecco, questa passione mi accomuna con il mio ragazzo, per cui il sogno di andare in Giappone era di entrambi. Però, vuoi per una cosa, vuoi per un'altra, il Covid e i soldi, perché andare in Giappone costa un'esagerazione, veramente costa tantissimo. Quest'idea non si era mai concretizzata. Solamente lo scorso anno siamo andati a sentire in varie agenzie di viaggi, ma tutti i programmi che ci proponevano erano privi di una voce per noi fondamentale, cioè l'accompagnatore dall'Italia. Questo perché sia io che lui non abbiamo mai viaggiato molto, cioè pensate che il massimo, il viaggio diciamo più lontano l'ho fatto in Spagna, quando sono andata in Spagna, e a circa un'ora e mezza di aereo, e lui su per giù lo stesso, quindi eravamo un po' impauriti per lo scalo e per gli spostamenti, ecco, perché nei programmi che ci avevano proposto c'erano le guide però locali, quindi praticamente eri tu che dovevi gestire gli spostamenti, dovevi andare nella città in cui c'era la guida che ti aspettava per visitarla, e là le stazioni sono immense, sono dei centri commerciali enormi, quindi col senno di poi abbiamo fatto bene a prendere l'accompagnatore dall'Italia. E poi comunque sia il Giappone non è dietro l'angolo, quindi vai a sapere te come funzionano le cose. Anche il fatto di sapere una lingua, l'inglese, una lingua internazionale, là non serve a granché, cioè i giapponesi conoscono l'inglese ma poco e lo parlano anche non molto bene, ecco, quindi abbiamo fatto benissimo. Poi in realtà io non ho proprio senso dell'orientamento, cioè già qua in Italia se vado da qualche parte devo fare affidamento sempre su qualcuno, perché altrimenti mi perderei ogni 3x2, cioè è brutto a dirsi, però è così, è un mio grande difetto. Quindi niente, quando eravamo abbastanza scoraggiati è uscito un programma
e noi oltre queste 12 ore di volo abbiamo fatto 5 ore per arrivare all'aeroporto di Roma, perché avrete capito che non abitiamo proprio lì vicino. E poi una volta arrivati a Tokyo abbiamo fatto ancora 5 ore di Shinkansen, che è il treno ad alta velocità, per spostarci da Tokyo a Kyoto, perché siamo partiti da lì. E niente, comunque ne è valsa la pena, cioè lo rifarei altre 1000 volte. Io avevo delle aspettative non alte, altissime su questo viaggio e non sono state deluse, anzi sono state nettamente superiori rispetto a quello che mi aspettavo. Me ne sono totalmente innamorata. Comunque, dicevo, noi siamo partiti da Kyoto e la guida aveva affittato dei minivan che ci portassero durante tutta la giornata nei vari punti più antichi della città, diciamo così, che come ha definito poi la guida sono dei gioielli incastonati in una città ormai moderna. Sì. Quindi abbiamo visto il padiglione d'oro immerso in un ambiente molto zen. Infatti, proprio per questa filosofia di vita, in questi posti non possono mancare specchi d'acqua, alberi, giardini curati, tutto riflette l'immagine che uno ha di sé. Abbiamo visitato il castello imperiale Nijo dello Shogun, in cui ci siamo dovuti togliere le scarpe e quando camminavamo sentivamo il legno produrre il suono di un usignolo. La guida ci ha spiegato che era stato fatto apposta, così lo Shogun sapeva quando c'era qualcuno nella sua casa. Non si potevano fare foto ed è un peccato, perché io mi sogno ancora adesso tutte le decorazioni pazzesche con scene di animali, di natura, che erano presenti sulle pareti a scorrimento, che sono fatte con la carta di riso, bellissime. Abbiamo visto il santuario dell'acqua pura, si trova nella parte più alta di Kyoto e è uno spettacolo. C'erano tantissime persone, proprio giapponesi, anche vestiti con il kimono. In realtà abbiamo visto veramente tante ragazze andare nei santuari con il kimono, con le scarpe di legno, e sono rimasta sorpresa perché pensavo fosse un'usanza non così comune, invece mi sbagliavo ed è stato molto affascinante. Io mi fermavo tipo ogni 3x2 a fotografarle, ovviamente chiedendo il permesso, e dicevo sempre kawaii, che significa carine, siete così carine, ecco. C'erano anche dei negozi in cui i turisti si potevano far vestire col kimono, ma il tempo richiesto era di 1 ora e mezzo a persona tra vestizione e acconciatura, e per noi, essendo in 20, è stata una cosa impossibile da fare. Il secondo giorno siamo andati a Nara, che sicuramente conoscerete per il parco pieno, strapieno di daini. Sono molto curiosi e si avvicinano facilmente, ovviamente in cerca di cibo, e fanno l'inchino. Infatti hanno imparato che se ti fanno l'inchino poi ricevono come ricompensa il dolcetto, il biscotto, ecco, che è venduto appositamente per loro. È stato bellissimo. A un certo punto c'era una via lunghissima con tantissime lanterne in pietra ai lati che accendono per un festival, ma non ricordo quale, e mi sembra
dimensioni enormi. Si chiama Todaichi. Siamo andati poi al Fushiminari, che è un santuario shintoista famosissimo per i suoi tori di un colore pazzesco, un arancione acceso, messi tutti in fila uno vicinissimo all'altro per una passeggiata di circa 4 km. Noi ne abbiamo fatto solamente un pezzo ed è stato emozionante, anche se c'era veramente tanta gente. Poi al ritorno c'era un tramonto pazzesco. Continuando abbiamo visitato Kanazawa, in particolare il quartiere delle geishe e dei samurai. Avete presente la città in cui è ambientato Doraemon? Ecco, uguale. Sembrava di essere lì, di star camminando tra quei muri bassi, tra le case proprio di una volta. È stato particolare, ecco, è stato
avete presente quella sensazione di appartenenza a un posto, a un luogo, a una cultura. Io questa sensazione l'ho avuta appunto là in Giappone, cioè ho avuto la sensazione che dovessi essere nata là, come se io appunto appartenessi a quel luogo. Infatti adesso sto provando molta nostalgia. Le persone sono educate, sono gentili, sono super disponibili. Vi faccio qualche esempio. Una coppia del nostro gruppo una sera voleva andare a mangiare il sushi e ha chiesto a dei passanti, a dei ragazzi, se conoscessero appunto un locale dove poter mangiare un buon sushi, e questi che hanno fatto hanno lasciato i loro impegni per la serata, cioè magari non ne avevano, però non è questo l'importante, e li hanno accompagnati in un primo sushi che però era chiuso, e allora che hanno fatto? Li hanno accompagnati in un secondo sushi dove però era tutto prenotato, tutto pieno, e quindi li hanno portati in un terzo sushi dove finalmente hanno trovato posto. E anche la coppia del nostro gruppo è rimasta veramente scioccata in senso positivo, perché appunto ci ha detto che hanno camminato veramente tanto e appunto sono stati molto disponibili. Anche la guida del nostro gruppo un giorno si è trovata in difficoltà, eravamo in stazione e non sapeva quale uscita prendere, e ha chiesto alla commessa di un negozio, che ha lasciato baracche e burattini, veramente era alla cassa, ha lasciato tutto e l'ha portata nel punto esatto, quindi dove era l'uscita. È stata veramente gentile. In stazione per entrare sul treno c'è la fila da rispettare, quindi non fanno come noi che ci ammassiamo davanti al vagone, ma si mettono proprio uno dietro l'altro, fanno uscire chi è sul treno e poi piano piano entrano. Sul treno si deve stare in silenzio, in generale sui mezzi di trasporto. Infatti loro erano molto silenziosi rispetto a noi che eravamo un gruppo di 20 persone e si faceva più casino che loro. C'è proprio la dicitura sul treno che dice mettere i telefoni in modalità silenziosa. Infatti se qualcuno doveva parlare al telefono si alzava e andava nella sezione del treno, nella parte del treno dove potevi parlare ad alta voce senza disturbare gli altri.
l'esuberanza, anzi non mi piace proprio il casino, e anch'io tendo ad essere precisa, molto organizzata, ecco. Per quanto riguarda il cibo, diciamo che mi è andata abbastanza bene, ma per una questione personale, nel senso che fino a qualche anno fa io non mangiavo assolutamente giapponese. Pensate che quando il mio ragazzo lo ordinava da asporto, una volta appunto finito il pranzo, la cena, aprivo tutte le finestre per arieggiare casa perché non sopportavo nemmeno l'odore. Quindi pensate se avessi fatto questo viaggio anni fa, il delirio, il disagio, ecco. Invece no, piano piano, ecco, piacendo comunque sia al mio ragazzo, a mia sorella, a diversi amici, siamo andati diverse volte al sushi e assaggiando piano piano varie cose, poi alla fine è iniziato a piacere pure a me. E sono contenta di questo perché mi sarei persa veramente un mondo. Ho mangiato tantissime cose buone, aiutatemi a dire buone, e comunque sia anche a chi magari non piace appunto la cucina giapponese, anche per loro c'è molta scelta. Noi un giorno abbiamo mangiato la pizza, un altro abbiamo mangiato l'hamburger con le patatine fritte, quindi veramente ci sono tantissimi locali in cui fanno varie cose, non vi preoccupate, ecco. La città in cui ho mangiato meglio però è Kyoto. I primi giorni infatti siamo andati a cena sotto la torre di Kyoto, dove c'è questo piano enorme, immenso, con diversi ristori dentro e i tavoli in quella, per cui tu puoi sederti dove ti pare, ed è una specie di punto di ritrovo per i giovani, ma anche per chi esce da lavoro e fa bere qualcosa con i colleghi. Io ho mangiato del ramen buonissimo, la zuppa di pesce era squisita e anche i ravioli, che qua in Italia non mi piacciono, là sono eccezionali. Gli spiedini, il riso, i takoyaki che avrò mangiato in quantità industriale, tutto è buonissimo. Mi è stato anche chiesto se abbiamo mangiato in qualche ristorante a tema, ma la risposta purtroppo è no. A Tokyo, ad Akihabara, abbiamo visto le cosiddette maid che distribuivano i volantini fuori dai locali ed erano vestite in modo particolare e mi ha fatto strano perché le avevo viste solamente negli anime e sono identiche. Per quanto riguarda invece l'aspetto della convivialità del cibo, vissuto come momento per stare insieme, ecco, non credo che la pensino allo stesso nostro modo, nel senso che per esempio noi ci mettevamo a cena seduti al tavolo e mentre mangiavamo il tavolo accanto, cioè le persone sedute nel tavolo accanto cambiavano ogni 3x2, veramente mangiavano veloci e poi andavano via. E sì, quando mangiano il ramen fanno il risucchio, fanno molto rumore, però ecco, per loro è segno di apprezzamento, quindi ci sta, fa parte della loro cultura. Che altro dire? Per chi se lo chiedesse, non abbiamo visto molti ciliegi in fiore, una decina in tutto forse, ma non ce l'aspettavamo neanche. Le temperature infatti sono sempre rimaste sui 10 gradi, quindi faceva freddo e a Tokyo soprattutto tirava un vento fortissimo. Però per quanto riguarda il tempo, ecco, è andata abbastanza bene perché ha piovuto poco, e poi c'è stato sempre il sole. L'ultimo giorno abbiamo pure sperimentato l'allarme terremoto, cioè
basso